24-105-2.8 serie L Canon, un'ottica fantastica. Bentornati su SLU Production. Oggi facciamo una brevissima panoramica velocissima riguardo questa lente e soprattutto del perché secondo me è così eccezionale. Guardiamo un secondo qualche dato tecnico veloce. Ottica di 20 cm di lunghezza, monta filtri da 82 mm, pesa 1,3 kg e costa 3.600 euro. Queste sono 4 cose da sapere, per forza. E è un'ottica grossa, ingombrante, pesante, costosa, ma sicuramente è un'ottica unica nel suo genere, che consente un'elasticità mai vista prima. Questo perché se ci pensiamo il 2470 2.8 costa più o meno uguale, ok? Si parla di qualche centinaio di euro di differenza, e alla fine dei conti come peso si parla di 3 etti in più, 4 etti in più o meno, 3-4 etti in più, che non sono pochi. Però allo stesso tempo, quello che più la differenza rispetto al 2470 al 2.8 non è tanto il peso quanto più la lunghezza, perché essendo che il 24-105 2.8 ha uno zoom interno, quindi non si allunga come il 24-70 2.8 RF, tende ad essere un'ottica, anzi non tende, è un'ottica molto più lunga rispetto a quella del 24-70. E questo chiaramente la rende più ingombrante. Allo stesso tempo però ha delle novità importanti. Ha 4 ghiere, una ghiera per la gestione delle aperture, una dello zoom, una per la messa a fuoco, una invece per quello che riguarda la funzione a nostra scelta come vediamo sulle lenti RF. Inoltre presenta alcuni bottoni che sono personalizzabili. È stabilizzata, inoltre tramite un apposito motore esterno è possibile motorizzare lo zoom e di conseguenza è veramente molto utile in video. Infatti quest'ottica è giusto ragionare sul fatto che Canon l'ha creata per i fotografi ibridi, per quelli che hanno bisogno della massima elasticità, in particolare per esempio per chi fa matrimoni, eventi, reportage e questo tipo di avventure, queste cose qua, così da poter avere un'unica ottica per tutte le situazioni e per tutti i generi, quindi dal video alla foto, dalla foto di ritratto alla foto di paesaggio, per tutto. E secondo me questa è una cosa che nessuno ad oggi, infatti non esiste un altro 24-105-2.8, era riuscito a fare. Quindi secondo me quest'ottica è davvero eccezionale al di là del peso e delle dimensioni, anche perché onestamente se ci pensiamo io ho un 70-200 2.8 EF serie 2 che pesa 1,6 kg con l'adattatore, onestamente questa lente pesa pure meno. E il 70-200 2.8 della Canon pesa circa, se non ricordo male, 950 grammi. Questo pesa 3 etti in più. Allora, 1,3 kg resta una lente pesante, perché quando le lenti superano il chilo, secondo me diventano veramente impegnative. Però allo stesso tempo, se uno non la tiene in mano per tutto il giorno, senza mai fare pause, è una lente comunque ancora gestibile. Considerando anche il fatto che le ottiche RF tendono ad essere, quando attaccate alla macchina fotografica, molto bilanciate. Quindi ecco, secondo me questa lente tende ad essere veramente utile per tutti coloro che fanno diversi generi, come fotografia di matrimonio, reportage, reporter, giornalismo, fotografia di viaggio, perché riescono allo stesso peso quasi delle vecchie ottiche 2470 EF, Nikon, eccetera, a dare però quel extra range in più, che secondo me fa davvero la differenza. Io noto davvero tanto che personalmente io ho un corredo composto da un 28-2.8, un 50-1.8, un 24-105 f4, un 70-200-2.8 e noto che di solito il 70-200 lo uso principalmente quando voglio prendere qualcosa di veramente piccolo e lontano, ma oppure per isolare davvero un soggetto tantissimo. Però devo dire che l'idea di avere il 24-105 2.8 mi permetterebbe davvero di pensare di poter portarmi un'unica lente per fare tutti i generi. Poi ripeto, eccezion fatta per tutti quei generi che richiedono davvero delle lunghezze focali più lunghe. Per esempio, la fotografia a bordo pista di auto lontane richiede comunque il 200 mm minimo, non puoi farne a meno. Quindi ecco, questi sono i miei pensieri riguardo questa lente che secondo me è davvero eccezionale. Fammi sapere la tua nei commenti, mi raccomando, e metti un like e iscriviti. Ciao!